Benvenuti su 3D Skill Up, il canale YouTube dedicato alla modellazione 3D. Io sono Francesco Saviano e oggi vi mostrerò come utilizzare il workflow Remesh per creare delle saldature perfette sui vostri modelli hard surface. La modellazione 3D può sembrare complicata, ma con i nostri tutorial e consigli imparerete a creare modelli incredibili in pochissimo tempo. Quindi, se siete pronti ad affrontare una nuova sfida, iniziamo subito con il tutorial di oggi. Ricordate di iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi video e di lasciare un like se il tutorial vi è stato utile. Iniziamo! Nella modellazione di oggetti hard surface spesso può essere una sfida saldare insieme vari componenti. Per esempio, quando si crea un game prop in 3D che richiede la creazione del modello high poly e low poly, se l'unione dei componenti è complicata è importante trovare un modo più semplice e veloce. Un metodo efficace è utilizzare il workflow Remesh, che consiste nell'applicare il modificatore Remesh sull'high poly e poi ricreare l'effetto di saldatura grazie al baking sulla normal map. In questo modo è possibile creare saldature realistiche senza dover passare attraverso la complessità di unire manualmente i vari componenti. Vediamo ora in pratica come utilizzare questa tecnica. La prima cosa da fare è creare una copia del pezzo che vogliamo saldare come low poly. Per farlo selezioniamolo e premiamo Shift più D, quindi premiamo M per spostarlo in una nuova collection chiamata low poly. Spegniamo questa collection e lavoriamo sull'high poly. Per lavorare più comodamente possiamo isolare il nostro pezzo con il tasto slash, quindi entriamo in edit mode e selezioniamo tutti gli spigoli netti. Applichiamo la funzione Edge Crease dal menu con CTRL più E Edge Crease. Assicuriamoci di avere attiva la selezione Edge. Questo farà funzionare correttamente i vari modificatori che useremo tra poco. Se usate l'add-on HardOps potete fare tutto più velocemente con la funzione Sharpen. Selezionate il pezzo in Object Mode, premete Q e quindi Sharpen. Facile, no? Ora possiamo applicare i modificatori del workflow Remesh. Applichiamo prima il Subdivision Surface, poi il modificatore Remesh con Voxel Size a 1 mm. Attiviamo Smooth Shading e quindi aggiungiamo il modificatore Corrective Smooth. Selezioniamo Type Smooth come Length Weight e attiviamo Only Smooth impostando Repeat a 50. Ora aumentiamo il numero di suddivisioni a 4 del modificatore Subdivision Surface. Abbiamo già una bella saldatura con un'ottima ombreggiatura e superficie. Tuttavia questo workflow può essere un po' lento e pesante, quindi usatelo solo su pezzi giusti. Per ridurre la geometria generata possiamo applicare un modificatore Decimate. Ovviamente possiamo anche fare qualche tocco di sculpting per accentuare la saldatura e poi applicare il Decimate alla fine. Una volta applicati tutti i modificatori ed entrati nella modalità Sculpt, possiamo selezionare il Brush Blob o quello che preferiamo e accentuare i punti di saldatura per renderli più interessanti e realistici. Successivamente applichiamo il modificatore Decimate. Quindi una volta fatto l'unwrapping su low poly possiamo esportare i due componenti high poly e low poly, importarli in Marmoset e fare il baking. Una volta fatto il baking della normal map, il risultato sulla versione low poly della saldatura è molto buono. Se applichiamo al volo un materiale possiamo apprezzare meglio il risultato. E questo è tutto per il tutorial di oggi su 3D Skill Up. Spero che abbiate trovato utile questo tutorial su come utilizzare il workflow Remesh con Blender per creare saldature perfette sui vostri modelli hard surface. Ringrazio Tim e il canale Chamferzone grazie al quale ho imparato questa tecnica. Vi lascio un link in descrizione al canale YouTube. Inoltre vi ricordo che il pezzo 3D che abbiamo utilizzato in questo tutorial fa parte di un modello 3D completo di Colt Dragoon e presto pubblicheremo un video timelapse sulla modellazione 3D e il texturing di questo modello sul canale 3D Skill Up. Quindi se vi piace la modellazione 3D e il game art iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per essere aggiornati sui nostri prossimi video. Grazie ancora per aver seguito oggi 3D Skill Up, alla prossima!